Guarda, non parlo nemmeno perché so che in azienda queste tematiche non contano nulla. La security SAP è vista come un costo aziendale. Per quale motivo dovresti svolgere attività? Quando in azienda la security SAP non viene percepita come un valore ma come un costo, spesso da evitare, cosa è possibile fare? Se anche tu ti ci ritrovi con quanto detto e se la tua azienda si concentra solo su quanto obbligatoria, allora ascoltami. Proviamo assieme a capire come affrontare questi aspetti. Ciao, sono Andrea e oggi scopriamo insieme cosa è possibile fare quando in azienda la security SAP non viene considerata proprio oppure viene considerata esclusivamente come un costo. Può essere una situazione presente anche nella tua realtà. Spesso è maggiore in società che non hanno vincoli normativi specifici. È capitato anche a te di sentire frasi del tipo argomenti interessanti ed utili, ma nella mia azienda non prendono piede. Perché dovremmo fare degli audit per misurare le nostre difese? La sicurezza non fornisce nessun valore al business. Altre frasi simili a questa. Uno degli strumenti che in questi casi considero molto utile è quello di effettuare delle risk analysis o delle what if analysis. Ma perché? Perché riesco a mettere in maniera oggettiva su un tavolo i pro e i contro di un certo comportamento. Questo è importante, a mio avviso, per prendere coscienza della problematica. Spesso non si conoscono nemmeno i problemi che potrebbero sorgere nel fare o nel non fare qualche cosa. Averli ben chiari e scritti è sicuramente un punto di partenza importante. Effettuare una valutazione sul mio operato. Immagina questa situazione, ti occupi in azienda delle tematiche di security. Magari hai un ruolo che non è nemmeno formalmente riconosciuto ed è questa già parte significativa del problema. Ti è stato assegnato quindi il compito di come gestire la security, in particolare quella SAP. Considerando solo SAP potrebbero esserci molte cose da fare e da affrontare. Ma quello che accade spesso è che se ti presenti con la lista della spesa ai tuoi superiori oppure al board, questo non viene visto di buon grado. Ma sono tutte necessarie. Perché dovremmo farlo? Fino ad oggi tutto ha funzionato così bene, no? Non abbiamo budget per farle. Non è una priorità aziendale. Se quanto sopra ti è successo, prova ad unire il primo punto con il secondo. Definisci in una tabella quali sono le azioni che ritieni siano necessarie, quali sono i costi per renderle reali, costi di consulenza esterna, costi interni, il tempo che dovrà l'azienda stessa dedicare, costi per eventuali licenze di software e così via. Indica soprattutto quali sono i costi ipotetici nel non farle. Quest'ultimo aspetto non viene mai preso in considerazione. Per chi è dell'IT è molto più semplice capire se non fai il backup rischi di perdere il lavoro fatto. Questo è molto semplice da capire anche per chi non è dell'IT a volte. Rendi comprensibile anche a chi non è del mestiere quali potrebbero essere le conseguenze, anche economiche, nel non svolgere qualche azione che hai previsto. Qualche esempio? Studia quanto tempo serve per effettuare i processi di provisioning e deprovisioning, quali sono i colli di bottiglia e le difficoltà. Potresti portare come esempio un progetto di revisione dei ruoli al fine di ottimizzare la gestione ordinaria e fornire un servizio migliore oltre a migliorare la governance. Calcola quanto tempo ti è servito per la sistemazione di una change request portata in produzione per errore, il costo aziendale e l'eventuale costo di consulenza esterno. Giustifica o meno avere uno strumento che limita portare in produzione ABAP sbagliati? Non c'è chiaramente una soluzione che sia valida in tutti i casi, ma mettere nero su bianco cosa hai intenzione di fare o mostrare le conseguenze, soprattutto economiche, nel non farlo, può aiutare a far capire l'importanza di determinate tematiche. Se queste non vengono fatte e poi accade qualcosa di previsto, puoi sempre dire «l'avevo scritto e quantificato». Scrivimi nei commenti cosa ne pensi. Spero di esserti stato utile. Ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog www.aglea.com/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. A presto, ciao!